Ciao gente, io sono Mattia Vicentini e dobbiamo assolutamente parlare degli alberi pionieri. Nella mia esperienza ho visto che un sacco di gente, secondo me, non ne apprezza il valore, non ne capisce l'utilità in un certo senso. Will Morrison ci insegna che una foresta cresce su una foresta che è caduta. A forest grows on a fallen forest. Quindi, riguardo alla Fruit Forest, nella nostra fattoria di permacultura, dobbiamo in primis praticamente costruire una foresta in velocità e tagliarla in modo da avere un buono strato di humus, no? Di materiale organico che protegge il terreno. Al che la nostra Fruit Forest ha qualcosa su cui crescere, no? C'è una foresta caduta e la nuova foresta cresce sulla foresta caduta. Impariamo queste lezioni dalla foresta che ce l'ha fuori, non funziona così, funziona a stadi. E così imitiamo appunto la natura, come al solito in permacultura, imitiamo la natura, importiamo queste lezioni nella nostra fattoria, nel nostro lifestyle. Ora, le piante pioniere sono piante appunto pioniere che non hanno bisogno di ehm, tanta acqua oppure protezione dal sole, capito come? Nel nostro clima classiche sono le albizie, le acacie, le robinie, gli ontani, sono tutte l'ailanto, piante che crescono ovunque in un certo senso, sono invasive, no? Quante volte succede? Ho sentito un sacco di gente dire, ah, la caccia o l'ailanto qui cresce ovunque in città, cresce lungo i fossati o nella mia fattoria, no? Una cosa che va, secondo me, davvero, davvero capita, internalizzata, queste piante non sono invasive, è il terreno che è molto danneggiato. Di conseguenza queste piante crescono ovunque, perché ovunque il terreno è danneggiato, mi segui? Queste piante non crescono nel bosco, perché non c'è più bisogno di loro, le condizioni sono più fertili, sono migliorate. Quindi altre piante crescono là, come gli elmi, i castagni, le querce, insomma, piante non pioniere, piante che crescono su una fallen forest, su una foresta caduta. Gli ailanti, le robinie, le albizie, sono quelle piante che vanno a costruire la foresta caduta. Piante che non vivono tanto, non vivono tanto, massimo 40-50 anni forse, in casi eccezionali più a lungo, ma di norma vivono meno di 20 o 30 anni, no? Sono fatte apposta dalla natura, pioniere, crescono dove non ci sta una mazza, dove c'è un sole che batte un sacco, dove c'è poca acqua, dove c'è erosione, dove il suolo è argilloso, sabbioso. Loro crescono, mettono giù le radici. ehm, Pigliano il sole e poi semplicemente finiscono il loro ciclo, no? E vanno ad arricchire il suolo. Ora, se noi continuiamo per esempio ad arare, se noi continuiamo ad indirizzare l'acqua piovana nello stesso fossato, continuiamo a disturbare il terreno è costantemente disturbato e di conseguenza queste piante continuano a crescere ovunque. L'esempio classico è l'ailanto, è una cosa incredibile, perché è tutto danneggiato. Queste piante pioniere crescono appunto in zone danneggiate o in zone che necessitano un'ulteriore fertilità, necessitano di eh, avanzare nel processo di stadio che abbiamo visto in un altro video, per andare verso la foresta, per andare verso il climax, no? Verso la foresta, l'apice, il punto di arrivo in un certo senso. La natura si muove sempre in quella direzione. Questo, le piante pioniere, è diciamo il primo passo, uno dei primi passi. Ok, ora realizziamo l'importanza di queste piante, no? Sono piante a legno che vanno a risistemare i terreni danneggiati, quindi
Togliamoci dalla testa che l'acacia è una pianta invasiva, che l'ailanto è una pianta invasiva. No, dovremmo dire il terreno ovunque qua attorno è danneggiato, l'acacia cresce ovunque. Così ha più senso, è più reale. Ok, ora importiamo questa lezione nella nostra fattoria, nella nostra food forest. Abbiamo un prato, quello che è, e vogliamo costruire una food forest. Dobbiamo migliorare il terreno e quindi piantiamo 1,5 milioni di acacie, 1,5 milioni di albizi. Ho fatto qualche esperimento, tanto qua per farvi vedere, 5 mesi fa ho piantato delle albizie che erano circa 30-40 cm, forse meno, così. In meno di 5 mesi sono diventate così. Piante pioniere sono velocissime appunto a colonizzare. Colonizzare di nuovo dove il terreno è danneggiato. Se il terreno è danneggiato, ci sono altre querce che non permettono al sole di entrare, il terreno è bello fertile, le albizie non crescono. Gli ailanti non crescono, crescono ai margini della foresta dove c'è tanto sole, di conseguenza non ci sono querce che ostruiscono il sole, dove il terreno è più danneggiato, più duro, magari calpestato dalle mucche, no? Ci sono allevamenti bovini che continuano a compattare il terreno, quindi il terreno è danneggiato. Comunque, cosa facciamo nel nostro ettaro 100 metri quadrati di terra che vogliamo piantare a food forest? Piantiamo 1000 acacie, 1,5 milioni di albizie. Queste piante crescono in fretta, come dicevo, e sono al tempo stesso azotofissatrici. Suppongo che magari tu sai già cosa vuol dire azotofissatore. Comunque, le piante azotofissatrici, le leguminose come i fagioli, i piselli, i ceci, il trifoglio e le acacie, anche gli ontani, hanno un rapporto speciale con dei batteri nelle loro radici. Nelle loro radici ci sono delle case, delle colonie batteriche. La pianta praticamente scambia azoto e carboidrati con questi batteri. Di conseguenza non ha bisogno di fertilizzante, no? È per quello che cresce così velocemente in terreno danneggiato. E noi usiamo questo a nostro vantaggio. Piantiamo le albizie, le facciamo crescere, crescono velocissimamente, come avete visto, le tagliamo. Ogni volta che noi portiamo una pianta, la pianta si autopota le radici per rimanere in un certo equilibrio. Ogni volta che noi portiamo sopra, la pianta si autopota le radici, di conseguenza queste colonie ricche in azoto vanno nel terreno, che tramite batteri, e questo sarà un altro video, tramite batteri e tutta l'ecologia che c'è nel suolo, questo diventerà biodisponibile per le nostre piante, il nostro pesco per esempio, piccino qua, il nostro castagno, qui sotto le albizie per esempio. Le albizie quindi proteggono il nostro pesco dal sole estivo, proteggono dalla grandine e appunto va gestita la cosa, vanno tagliate in particolari momenti dell'anno, di norma prima di quando piove, diciamo, del periodo piovoso. Comunque dipende dal clima in cui viviamo, è una cosa che va un attimo gestita, ma va un attimo imparata perché tutti i climi sono diversi, ma insomma il mio punto è, le piante pioniere sono estremamente importanti per la costruzione della nostra food forest. Nel mezzo delle stagioni anche si piantano la veccia, i piselli o l'avena, non è una pianta azotofissatrice, ma comunque pianta che produce biomassa d'inverno, crescono, tagliamo tutto e tutta la cosa va sempre a costruire quello strato di humus molto particolare, aumenta la fertilità. Quindi all'inizio della nostra food forest dovrebbe essere 90% biomassa piante pioniere e 10% le nostre specie target, come il castagno, pesco, quello che è. E piano piano negli anni, nell'arco di 5, 7, 10 anni, quello che è,
invertiamo le percentuali, continuiamo a tagliare, no? Ogni anno continuiamo a tagliare e a mettere giù tutto il verde sul terreno. Dopo qualche anno questi crescono un po' di più e possiamo eliminare totalmente una caccia e poi il prossimo anno eliminiamo totalmente 10 acacie. Man mano che le cose crescono e il terreno si forma, lasciamo sempre più spazio al castagno per crescere, fino a, dopo 5, 7, 10 anni, insomma, dipende da diverse varianti, da diverse condizioni, la percentuale è invertita. Avremo il 90% di specie target, che sono il nostro presco, il nostro castagno, belle cresciute, no? E solamente il 10% di specie di supporto, le nostre piante pioniere, qualche acacia che fiorisce per le api, insomma, cose così, no? Ok, ed è così che comincia il percorso di Food Forest. Si va a stadi, ma questo sarà per un altro video. Grazie per il tuo tempo. Ciao. Ho preparato un piccolo corso di una durata totale di 5 ore e mezza, suddiviso in 15 video, in cui attraversiamo praticamente i concetti. È un corso di introduzione ai concetti di permacultura, perché abbiamo direttive in permacultura, però va applicata su tanti climi diversi, tante situazioni diverse e quindi la cosa più facile è avere concetti che poi possono essere applicati in diverse circostanze, capito come? Il costo è di 60 euro del corso e se ti va di supportarmi oso anche imparando qualcosa, per esempio attraversiamo come salvare l'acqua, i cicli di energie, come trasformare i rifiuti in risorse, l'importanza degli alberi e come costruire la food forest, diversi modi di produrre energia e insomma diversi argomenti che ho imparato durante i miei corsi con gli australiani e lascio qualche info in più nella descrizione qua sotto. Ciao.